Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ultima lezione di questa sezione nella quale abbiamo visto tutto quello che può ruotare attorno al nostro sito SharePoint in ordine alle altre applicazioni di Office 365. Adesso vediamo l'ultima cosa, cioè Microsoft Forms, che è un'altra applicazione di Office 365 con cui si costruiscono dei form da far riempire alle persone online, con cui si possono raccogliere tantissimi tipi di dati che poi noi, come detto anche nella lezione precedente, faremo confluire dentro una lista SharePoint nella sezione in cui ci occuperemo delle liste di SharePoint, di vedere come funziona quell'argomento. E qui io ne ho creati alcuni per il sito SharePoint Cardiology Congress, quindi per esempio per raccogliere le registrazioni al congresso da parte dei congressisti, per i preventivi dei fornitori, per il questionario di soddisfazione dei clienti alla fine del congresso, per raccogliere i dati anagrafici e bancari dei collaboratori, per pagarli poi alla fine dell'evento, come per esempio le hostess e gli steward. Nel momento in cui si va a generare qui clicco su mostra tutto, si va a generare un gruppo in Office 365, si genera automaticamente, e quello si è generato perché noi abbiamo creato il sito SharePoint, si genera automaticamente anche un ambiente in Forms legato a quel gruppo Office 365 e quindi al nostro sito SharePoint. In quel momento che abbiamo creato il sito, si è creato il gruppo Office 365, si è creato anche, eccolo qui, un ambiente in Forms legato a quel gruppo Office 365. Corsi di formazione. Ci vado a cliccare. Qui ovviamente non c'è nessun modulo e questo, come vedi, è il gruppo Office 365 in Forms. E qua possiamo trovare i nostri tre membri, quelli che avevamo visto anche precedentemente: Roberto Rossi, Cristina Bianchi e Riccardo Dominici. Quindi questi tre soggetti, per il momento solo questi tre, potranno operare anche qui dentro, quindi vedere quello che viene costruito qui dentro. Come già accennato, noi qui andremo a costruire dei moduli da far riempire alle persone online. Noi faremo l'esempio per il raccoglimento delle iscrizioni ai corsi, nel senso che poi le persone, riempiendo questi form in Forms online ovviamente, faranno in modo che questi dati confluiscano automaticamente in una lista SharePoint, cioè loro riempiranno il modulo, cliccheranno su invia e i dati finiranno in una riga, come su un foglio Excel, in una riga della lista SharePoint. Le liste SharePoint sono uno degli argomenti più importanti per la trattazione di questa applicazione e a questo argomento dedicheremo in seguito una intera sezione. Quindi chiudiamo qui questa sezione e dalla prossima entriamo veramente nel merito di SharePoint e di tutti i dettagli della sua utilizzazione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!